Buongiorno, se ti incontrassi in un rifugio alpino parlerei delle ore di questo monte. Sto parlando del Monte Sumbra. Che si trova nella via di mezzo fra due terre. Il mare della Versilia e i monti della Garfagnana. Dalla Garfagnana è un monte facile, dai pendii dolci. Lato Versilia presenta invece una facciata molto più austera. Molto impressionante è la parete sud, una parete che era nei pensieri di Bonatti, sì, proprio Walter Bonatti. Consigliato dal suo compagno Cosimo Zappelli, che era di Viareggio, quindi della Versilia. Il percorso che invece stai per vedere in questo video parte da Arni, 916 metri sopra il livello del mare. Il Sumbra supera i 1700 metri, quindi il dislivello totale, diciamo, supera gli 800 metri. Per chi vuol vivere questo percorso che ti porta dal mare ad un paesaggio praticamente lunare, ricordo che il classificato è A. Nella scala delle difficoltà escursionistiche. In alcuni punti è richiesto piede fermo e assenza di vertigini. L'avventura inizia col segnavia 144. Il sentiero sale molto rapidamente e nei punti più scomodi si trovano degli scalini scavati nella roccia. A circa 1 ora e 40 dalla partenza ci troviamo nella zona del Malpasso, punto in cui bisogna fare un po' d'attenzione. La vista abbraccia verso oriente la caratteristica sagoma Ora del Sumbra. Il sentiero ora volge verso il bosco del Fato Nero. Qui ci sarebbero delle leggende, delle fiabe da raccontare, ma per stringere ti faccio vedere le immagini. Il sentiero continua con immagini bellissime anche sulla Pagna della Croce, la regina della Poane. Eccoci arrivati al Passo Fiocca. Da una parte si vede il mare e dall'altra si vede già l'Appennino tosco-emiliano.
Possiamo ammirare anche il lago di Vagli. Commento a caldo prima della facile ferrata Malfatti. Eccoci qua alla ferrata del Sumbra. Paesaggio spettacolare. Circa 3 ore e 20 dalla partenza siamo in vetta. Puoi ammirare il Monte Tambura, il Pizzo d'Uccello, il Pisanino e sulla destra in basso il lago dei Vagli. Ora puoi vedere l'Appennino tosco-emiliano e dietro gli uomini che scendono il gruppo delle Panie. Ora puoi godere del mare della Versilia, ma la vista arriva fino in Liguria, nel Golfo della Spezia, si vede la Palmaria e il Tino. Prima di lasciarti alle ultime immagini bellissime, ti do alcune informazioni sulla discesa. Io in questo caso ero in solitaria, per forza devo scendere da dove sono salito. Ma un gruppo di persone con più macchine può organizzare di lasciare una macchina a capanne di Careggine, in modo di poter tornare ad Arni in macchina poi. Questo permette di vedere il bellissimo sentiero 145, ed evitare una lunga e faticosa discesa che ho affrontato con delle scarpe di avvicinamento di scarpa alle Mescalito. In alternativa c'è un giro ad anello che dal passo Fiocca porta al passo Sella per poi scendere ad Arni, però è un pochino più lunga. Ti lascio alle ultime immagini del miglior pittore del mondo e ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare la tua opinione in un commento. Ciao, alla prossima!